Eccoci qua ragazzi, allora bentornati sul canale, visto che alcune testate giornalistiche e qualche addetto ai lavori si è espresso già su un cambio modulo, tre difensori, un Napoli che può giocare a tre in difesa, la rosa lo permette, eccetera, eccetera, Costinelli che addirittura senza argomentare dice una cosa giusta ma va argomentata, dice il passare da una difesa a 4 ad 1 a 3 è più semplice che se fare la cosa inversa, passare da 3 a 4. D'accordissimo su questo, però da un allenatore mi aspetto che argomenti un attimo la situazione perché movimenti a centrocampo e in attacco con i due trequartisti dietro la punta, nel caso di un 3-4-3, sono molto diversi dai movimenti che devi fare in un 4-3-3 stile Napoli. Però ovviamente non volevo argomentare, ha detto questa cosa perché forse la voleva dire. Siamo qui per fare il punto della situazione e analizzare tutte le fasi di un modulo alla Conte. Io non ho fatto altro che prendere il modulo che Conte usava al Tottenham, scanagliarlo nelle fasi di possesso, non possesso, diciamo pro e contro del modulo, analizziamo nella totalità cosa potrebbe succedere per quanto riguarda il cambio modulo 3 in difesa, 4 a centrocampo e 3 davanti, che poi è un 3-4-3 sulla carta, ma nelle diverse fasi di gioco cambia un tantino. Siamo qui ad analizzare il tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ragazzi. Se siete fiduciosi in un cambio modulo o pensate che bisogna continuare con un allenatore che sposi comunque un 4-3-3. Io devo dire la verità, continuare su questo modulo andrebbe anche bene, però dipende dall'allenatore che viene. Si è parlato tanto di Giampaolo, se viene Giampaolo allora dobbiamo dargli tempo e non cominciamo dopo il primo mese, se ne arriva qualche risultato. Giampaolo lo sapevamo, qua, là, siamo andati sull'opzione low cost, eccetera, eccetera. E comunque su Giampaolo, nel caso venga un allenatore alla Giampaolo, bisogna dargli tempo per incamerare determinati meccanismi e ritrovare brio e ritmo. Se viene un allenatore da 3-4-3, in questo caso un Conto, un Tudor, lo stesso Mazzarri giocava a 3 dietro, si potrebbe tranquillamente cominciare a fare punti aspettando poi la finestra di mercato di gennaio, integrando qualche calciatore perché qualcosa va rivista, avrai sicuramente una coperta corta a livello difensivo per come è strutturato il Napoli adesso, ma con questo non sto dicendo che non si può fare, anzi dobbiamo secondo me un attimo uscire da questo 4-3-3 perché altrimenti la ricerca allenatore si fa molto più ristretta per portare a Napoli un allenatore competitivo che possa fare appunto questo 4-3-3, allarghi un attimo gli orizzonti con un cambio modulo e ce ne sono tanti altri che a livello carismatico e mentalmente possono fare assai meglio, secondo me. Perché il punto è questo, va data fiducia nella testa dei giocatori, va rinnovata la fiducia, vanno galvanizzati di nuovo tutti i calciatori del Napoli che sono sì forti tutti quanti, però se perdi la fiducia puoi essere anche il più forte al mondo, il dribbling non lo fai, la gamba non la metti, una chiusura che al limite ti costa fiato non la vai a fare, ed ecco che escono partite come quelle contro la Fiorentina, perché sta tutto lì secondo me. Il Napoli ha perso fiducia in ogni singolo calciatore, dovuto ovviamente alle scelte del mister. Poi se vogliamo dire, anche perché ci sono contratti, rinnovi non fatti, sì, ma in una piccola percentuale vanno ad influire per ciò che abbiamo visto in campo, perché secondo me è un fatto prettamente tattico e di sfiducia in base a movimenti che non stanno nelle corde dei calciatori e che al limite qualcuno si rifiuta proprio di fare. Comunque andiamo nel dettaglio a scanagliare questo 3-4-3 che non è un 3-4-3. Partiamo. Allora, il sistema di gioco di Conte al Tottenham 2021 è questo. 3-4-2-1 in fase di partenza, 3-4-3 in fase di possesso, 5-4-1 in fase di non possesso. Il sistema di gioco di base è il 3-4-2-1 con Kulusevski e Son alle spalle di Kane. In fase di possesso invece la squadra si schiera con un 3-4-3 con i due trequartisti che si alzano sulla linea dei centravanti.
mentre in fase di non possesso i due esterni di centrocampo si abbassano formando una difesa a 5 e i due trequartisti si abbassano a fianco ai mediani formando la linea a 4 a centrocampo, lasciando comunque la punta da sola lì avanti che poi continua a dare una mano alla squadra per recuperare palloni. Fase di possesso. Allora, la fase di possesso, eccola qui. Costruzione. La costruzione parte con l'appoggio palla di Lloris, in questo caso ovviamente analizziamo i calciatori del Tottenham, ma possiamo rapportarli tranquillamente a quelli del Napoli. Lloris dà la palla a uno tra Romero e Davis. Da qui uno dei due mediani va incontro alla palla per smistare il gioco, con Dier che si muove per lasciare libere nuove linee di passaggio. Il tentativo è quello di far alzare la linea di pressione avversaria per poi riuscire ad impostare la manovra con una fitta rete di passaggi. Sviluppo. Nella fase di sviluppo del gioco la squadra cerca principalmente di arrivare ai due trequartisti, con verticalizzazioni. Se il passaggio diretto ai due è bloccato dalla squadra avversaria, la palla viene giocata agli esterni di centrocampo che in maniera veloce la trasmettono subito a Son e Kulusevski, oppure se la manovra è troppo lenta riscaricano la palla a uno dei due centrocampisti centrali per ricominciare l'azione. Lateralità. Come tutte le squadre di Conte, il Tottenham sfrutta molto le corsie laterali, non essendoci però giocatori, questo è importante, non essendoci però giocatori che fanno della velocità il proprio punto di forza, è difficile vedere degli uno contro uno nei due esterni di centrocampo. Si cerca la lateralità per muovere ed allargare la difesa avversaria in modo tale da riuscire a trovare liberi spazi giocatori per la zona centrale. Spesso poi sono direttamente Son e Kulusevski che si allargano per ricevere palla e puntare all'uno contro uno. È importante perché a Napoli di giocatori che fanno l'uno contro uno da poter schierare esterni di centrocampo ce ne sono. Ovviamente qualcuno dovrà reinventarsi un ruolo. Abbiamo trequartisti che abbiamo comprato come esterni ma sono trequartisti, vedi un Lindstrom, le soluzioni ci sono, quindi io non sono proprio tanto scettico in questo cambio modulo. È un Napoli che potrebbe cambiare pelle e farebbe anche tanto bene. Siamo sempre nella fase di possesso. Scusate, la rifinitura. In fase di rifinitura si trovano 5 giocatori, 3 attaccanti e 2 esterni di centrocampo, più in qualche azione un altro giocatore che si alza, o uno dei due mediani o uno dei due laterali di destra. Scusate, due laterali della difesa a 3. Si cerca di trovare un giocatore libero in profondità, portando ovviamente calciatori nella metà campo avversaria. Nella maggior parte dei casi Kane, attaccante molto bravo in questo dettaglio, va incontro alla palla portandosi con sé il proprio difensore e creando dello spazio libero dove sono Son e Kulusevski che si inseriscono. Osimhen lo saprebbe fare al bacio e abbiamo anche calciatori di inserimento a Napoli che, senza nulla togliere alle altre, hanno fatto degli inserimenti e degli scambi comunque al limite dell'area di rigore, il pane quotidiano. Non credo che sia un problema realizzare appunto questa cosa in fase di rifinitura. Finalizzazione. In fase di finalizzazione la squadra sfrutta molto i tagli e i passanti per attaccare la profondità ed arrivare alla conclusione. Quando la squadra avversaria è molto chiusa in difesa, il tiro da fuori area è un'opzione spesso utilizzata dal Tottenham. Dobbiamo migliorare su questo perché il tiro da fuori area non è una soluzione spesso utilizzata dal Napoli, quindi sicuramente c'è da lavorare da questo punto di vista e dai tiri da fuori. Andiamo nella fase di non possesso. Fase di non possesso. La prima azione difensiva della squadra. La squadra forma una linea di 3 giocatori, Son, Kane e Kulusevski, che portano una prima pressione, ovvero lasciano solamente gli scarichi orizzontali. Quando la palla viene allargata su una delle corsie laterali, parte la fase di pressing. Il trequartista esce sul giocatore che riceve la palla, tutta la squadra accompagna il pressing e accorcia sugli avversari, cercando di recuperare la palla stessa. Gli unici passaggi lasciati liberi sono quello al portiere o quello al difensore centrale. Lo scopo è quello di non far avanzare la squadra avversaria. In caso contrario, ovvero che viene provato un passaggio in avanti, la squadra è pronta a riconquistare il pallone perché c'è compattezza comunque in questo modulo. Hai più gente schierata a centrocampo, quindi sicuramente la compattezza è uno dei pro di un modulo così. Andiamo avanti, sempre nella fase di non possesso. Eccoci qui, togliamo questa. Gioco a centrocampo difensivo.
Se la prima fase di pressing viene superata, tutti i 10 giocatori di movimento si posizionano dietro la linea della palla, con gli esterni di centrocampo che formano una linea a 5 con la difesa e i due trequartisti che si affiancano ai due mediani. Quando la palla è in posizione centrale o è nei piedi dei difensori laterali avversari, i giocatori che escono sul portatore di palla sono i due trequartisti, mentre se la palla viene giocata all'esterno alto avversario, i due esterni di centrocampo della squadra di Conte sono coloro che escono sull'uomo e vanno ad aiutare ovviamente un raddoppio col terzino poi con il centrale diciamo di sinistro o di destra, perché di terzini non si può parlare. Lateralità. La squadra in fase di costruzione avversaria cerca di mandare gli avversari sulle fasce laterali per poi pressarli forte e tentare di recuperare la palla. Anche durante lo sviluppo avversario la squadra è molto compatta e lascia sbocchi solo sulle fasce laterali. Atteggiamento linea difensiva. La linea difensiva si presenta come una difesa a 5 in fase di possesso avversario. Quando la squadra avversaria è sulla fascia con la palla, l'esterno di competenza esce ed addirittura uno dei due trequartisti si inserisce nello spazio tra l'esterno e il difensore esterno per seguire il taglio dell'attaccante, facendo così formare una sorta di linea a 6, ovviamente per solo pochi secondi. Viene usata quindi una diagonale lunga che diventa corta con l'inserimento del trequartista. È molto difficile attaccare la profondità per gli avversari a causa della compattezza della difesa e dell'attenzione di essa ai tagli appunto degli stessi avversari. Allora io questo modulo a me non lascia dubbi sulla fase difensiva nella maniera più assoluta. Può avere qualche defiance nella costruzione in avanti, perché incamerare questa sorta di doppia fase che fanno i due trequartisti e i due esterni di centrocampo, che devono passare comunque sulla linea difensiva in fase di non possesso ed essere bravi comunque nella fase di possesso a ributtarsi in avanti e a chiudere comunque gli spazi soprattutto sulle fasce. Sono solo le linee laterali che vengono lasciate un tantino scoperte, dove tu fai diagonali per andare a chiudere l'avversario, però per vie centrali diventa difficile affrontare una squadra del genere con un modulo così. Quindi tanto di cappello anche a questo 3-4-3, che non è un 3-4-3, abbiamo visto le fasi. Allora, altra cosa, parliamo sempre di fase di non possesso. Le transizioni. Offensiva. Appena la palla viene recuperata nella metà campo offensiva del Tottenham, la squadra attacca subito la porta avversaria cercando di puntare la difesa non schierata ottimamente. Fondamentali in questa fase sono Son e Kulusevski, che possono sia puntare l'uomo che servire Kane. E io, leggendo Son e Kulusevski, scusate, vedo già Kvaratskhelia e un Politano, un Lindstrom, un Elmas, che possono fare questa cosa e andare a rompere le scatole, ecco, alla difesa avversaria nell'immediato. Nella fase difensiva, quando la squadra perde la palla, i giocatori più vicini vanno molto aggressivi all'avversario per non concedergli la profondità e quindi il contropiede, visti molti giocatori impiegati nella fase offensiva. Nel frattempo, i giocatori non impiegati nella fase di recupero palla tornano nelle loro posizioni difensive, ci ricompattiamo e rischiamo il meno possibile. Ovviamente queste sono tutte cose scritte, bisogna metterle in pratica, per amor di Dio, però io ho fatto questo video perché non è la cosa più semplice del mondo come la fanno passare tante testate giornalistiche. E vabbè, si passa dietro, spustiamo a Di Lorenzo esterno di centrocampo, teniamo a Mario Rui come esterno di centrocampo. Sì, ci sono i giocatori e ci sono anche qualità alte nella rosa del Napoli per poter affrontare e ovviamente interpretare questo modulo. Però ci arriviamo perché rimane comunque un neo la linea difensiva, dove sei corto a livello numerico. L'ultima cosa, e poi concludiamo con il mio pensiero: punti di forza, tecnica, velocità dei tre attaccanti. Ogni giocatore sa perfettamente i movimenti che deve fare in campo, buona compattezza difensiva. Questi punti di forza e i punti di debolezza però sono in base alle caratteristiche della rosa del Tottenham.
Quindi punti di forza, tecnica e velocità dei tre attaccanti, ogni giocatore sa perfettamente i movimenti che deve fare in campo, buona compattezza difensiva. Punti di debolezza, poca qualità nei due centrocampisti centrali, esterni di centrocampo non ottimi nell'uno contro uno, trequartisti non sempre lucidi a causa dei tanti ripiegamenti. Allora, riportandolo a Napoli e alla rosa del Napoli, sono d'accordissimo con i punti di forza. I punti di debolezza, possiamo sicuramente soffrire i trequartisti non sempre lucidi a causa dei tanti ripiegamenti, perché è una questione di fiato e non di tecnica. Gli esterni di centrocampo non ottimi nell'uno contro uno, forse qualcosina in più a Napoli ce l'abbiamo da poter schierare lungo le fasce a centrocampo di qua e di là. Poca qualità nei due centrocampisti centrali. A Napoli credo che la qualità dei due centrocampisti che andranno ad affrontare la zona centrale sono molto più alte di quelli che aveva il Tottenham. Poi bisogna comunque trovare una quadra per caratteristiche e se si sposa con i centrocampisti che abbiamo, perché poi sta tutto lì. Io credo che un innesto di fiducia del genere con un allenatore del genere, che sia Conte ma che sia anche Tudor, perché a livello carismatico e di calcio giocato comunque non è uno sprovveduto e a Marsiglia ha fatto molto bene, anche a Verona, ma al momento serve un traghettatore che dia fiducia a ogni singolo calciatore, parlando con il noi e non andando in conferenza stampa. Questa è la mia responsabilità, questa è la responsabilità della squadra, là ha sbagliato Tizio, qua ha sbagliato Sembronio. Non va bene nella gestione totalità di uno sport di gruppo in generale, che sia calcio, che sia pallavolo, che sia il basket, che sia qualsiasi cosa. Quindi Garzia, al di là che possa avere lacune tattiche, le sostituzioni, è dal punto di vista di umano e di fare gruppo che non va bene. Detto questo, mi auguro che tutte queste cose, con tutti questi screenshot e le cose che abbiamo letto, sia tutto molto più chiaro. Arriviamo alla fase difensiva un attimo e chiudiamo, perché il Napoli ha Ostigard, Juan Jesus, Rachmani, Nathan e 4 terzini. 2 a destra e 2 a sinistra, Di Lorenzo e Zanoli, Mario Rui ed Oliveira. Quindi ti servono 3 centrali. Facciamo giocare Ostigard, Rachmani, Nathan. Va benissimo. Sarebbe una linea difensiva pure di tutto rispetto. Però poi dobbiamo vedere cosa fare con i 4 terzini. Mario Rui e Di Lorenzo possono fare assolutamente e in maniera tranquilla i due esterni di centrocampo. In mezzo a Mario Rui e a Di Lorenzo chi ci mettiamo? Perché poi c'hai Lobotka, Caciust, Anghissà, Zielinski, Elmas, Dem e Gaetano per 2 posti. Quindi lì invece, al di là della coperta corta che potesse avere in difesa, a centrocampo c'è un'abbondanza di calciatori. Scusatemi, c'è un'abbondanza di calciatori e devi trovare i due più giusti a livello tecnico-tattico da poter inserire. Quindi schierando i due terzini a centrocampo e i 3 centrali, ti rimangono i 2 terzini da poter schierare a livello difensivo, Olivera e Zanoli, e ti rimane Juan Jesus, unico centrale da poter rimpiazzare. Ecco perché hai una coperta corta a livello difensivo e sei sovrappopolato, diciamo così, nella linea mediana, dove ci sono tanti calciatori. Arriviamo un attimo lì davanti, perché lì davanti le scelte sarebbero molto più facili, secondo me. Kvaratskhelia, Lindstrom, Osimhen. Perché si parla di 2 trequartisti. Kvaratskhelia e Lindstrom hanno Lindstrom più di Quara forse a livello di trequartista, hanno le capacità per ricoprire quel ruolo. Kvaratskhelia mi direte sì, ma quello parte sempre a sinistra, predilige l'esterno per poi venire verso l'interno. Ma Kvaratskhelia palla al piede, può giocare anche più centrale. Nella Georgia viene schierato come punta addirittura, in un 4-4-2 fantomatico. Quindi
puoi tranquillamente limare qualcosina, cambiare il ruolo a qualcuno, farlo esprimere diversamente. Si può fare. Hai Raspadori che può fare il trequartista, c'hai Elmas che pure può stare, secondo me, dietro la punta. I calciatori ci sono. Ci sono i calciatori, bisogna solo trovare un'amalgama al più presto ed è per questo che dico, si deve fare in questi 10 giorni di pausa, dove l'allenatore può avere già una piccola infarinatura sul come muoversi, ma cambiare allenatore dopo un paio di partite a campionato in corso, mandi uno e viene via un altro e dopo 3 giorni deve giocare, mi sembra una cosa troppo azzardata. Quindi già è un azzardo cambiare allenatore in corsa perché non lo sai mai e devi prendere comunque uno che sai per filo e per segno e per certo che possa far bene. E punto 2, non gli puoi dare una squadra che dopo 2 giorni deve entrare in campo, quindi prendiamo questa palla al balzo e facciamolo uscire questo nome, un esonero in questa pausa delle nazionali e ci togliamo questo dente, tanto o adesso o tra un mese, comunque è un dente che verrà tolto. Questo era ragazzi, mi auguro che io sia stato quanto più chiaro possibile. Questi video didattici a me mi casano tantissimo. Fatemi sapere la vostra. Sempre Forza Napoli. Ciao.